Nel cuore delle fabbriche italiane, dove la meccanica incontrava l'ingegno, nacque l'OF-40, il carro armato che portava con sé l'ambizione di un paese di eccellere nel panorama bellico internazionale. Robusto ma agile, l'OF-40 ha rappresentato il tentativo dell'Italia di ritagliarsi un posto d'onore tra i giganti della guerra corazzata. Avrà portato dunque a termine questo obiettivo? Scopriamolo insieme in questo video. La storia di questo carro inizia, come per la maggior parte di questo tipo di mezzi, durante la guerra fredda. Tra gli anni 50 e gli anni 70 l'Italia equipaggiava tra le sue fila numerosi mezzi corazzati di produzione americana andati in surplus. Alcuni esempi sono gli M24 Ciaffi, gli M47 Patton o gli M60. Quest'ultimi carri furono persino prodotti su licenza sul nostro territorio, rendendo l'Italia uno dei pochissimi paesi in grado di sfruttare le proprie catene produttive per produrre tali veicoli. Sul finire degli anni 60 il nostro paese tentò anche di ammodernare l'ormai vetusto M47, sostituendo ad esempio il suo obsoleto cannone con un più prestante cannone L7 da 105 mm prodotto su licenza dall'Auto Melara, e rimpiazzando il suo motore a benzina Continental AV 1790-5B con un motore diesel AVDS 1790 2A più efficiente, già installato appunto sull'M60 Patton, oltre a varie altre modifiche ai sistemi di mira e alla meccanica in generale che gli andranno sostanzialmente ad aumentare le prestazioni e l'efficienza. Sebbene tutte queste modifiche risultassero all'apparenza interessanti, non suscitarono realmente un interesse tra i vertici militari italiani, i quali avrebbero preferito acquistare direttamente MBT di concezione più moderna come i nuovi, per il tempo, Leopard 1 tedeschi. Sarà importante quindi da ora in poi approfondire la storia del Leopard 1 in Italia, in quanto vedremo come l'ideazione e la progettazione dell'MBT italiano sia strettamente collegata al carro tedesco. Negli anni 70 quindi l'Italia testò effettivamente questi fantomatici Leopard con conseguente acquisto di 200 esemplari nella versione 1-1 nei 2 anni seguenti, dal 71 al 72. Questi numeri però, essendo in piena mentalità da guerra fredda, non bastavano. Dunque, un po' per alimentare l'industria nazionale, un po' per aumentare gli effettivi tra le nostre fila, venne deciso e firmato un accordo secondo il quale il nostro paese sarebbe divenuto, anche qui, uno dei pochi paesi al mondo in grado di produrre questi straordinari MBT grazie alle fabbriche della nostra Auto Melara. La produzione di tali mezzi si articolò quindi in 2 fasi. Nella prima fase, durata dal 1974 al 1980, il nostro paese riuscì a produrre ben 400 Leopard 1A2, una versione caratterizzata da miglioramenti nella corazza e in altri componenti. Questi carri, sebbene privi di stabilizzatore e gonne laterali, rappresentavano un avanzamento rispetto ai modelli precedenti. Nella seconda fase, invece, durata dal 1981 al 1983, venne prodotto un ulteriore lotto di 120 Leopard 1A2, carri che mantennero comunque le stesse caratteristiche dei mezzi precedenti. Dando però un focus più netto sul carro protagonista del video, diciamo che sempre durante gli anni 80 l'Italia, sebbene possedesse la licenza per produrre Leopard 1 in massa, non poteva venderli però a paesi terzi, poiché le clausole del contratto con la Krauss-Maffei lo impedivano. Nacque dunque il bisogno da parte dei nostri vertici di raggiungere un preciso obiettivo: imporsi sul mercato dei mezzi corazzati dei paesi del Medio Oriente. Grazie quindi all'esperienza maturata con la produzione del Leopard 1, i progettisti delle aziende Fiat e Auto Melara disegnarono le linee di un carro che, sebbene all'apparenza somigliasse parecchio all'MBT di Krauss-Maffei, presenterà poi delle differenze tali almeno da evitare all'Italia delle sanzioni per plagio del progetto tedesco. La collaborazione tra le 2 aziende citate in precedenza conseguentemente diede il nome al prototipo italiano. Nel nome OF40 infatti la O rappresenta l'azienda Auto Melara, la F indica la Fiat e il numero 40 alla fine mette in evidenza il peso a vuoto del carro. Come da manuale, la Fiat verrà incaricata di progettare e costruire i componenti adibiti alla motoristica del carro, mentre la Auto verrà incaricata della produzione di ciò che riguarda il comparto balistico e dell'armamentario. Un'altra cosa da specificare è che da progetto, e anche secondo quanto riportato nei documenti di vendita, questo F40 verrà sempre designato sì come MBT, ma dove la M stava ad indicare Medium Battle Tank e non Main Battle Tank, e verrà prodotto in 2 versioni, la MK1 e l'MK2, che presenterà alcuni importanti miglioramenti in ambito tecnologico. Per quanto riguarda la sua influenza nel mercato estero, purtroppo non c'è molto da dire. Lo F40 venne testato dai thailandesi, proposto in Egitto, ed era in programma persino l'idea di una produzione su licenza in Spagna e Grecia. Purtroppo però nessuna di queste tattiche di marketing funzionò e gli unici ordini esteri che arrivarono provennero dagli Emirati Arabi Uniti, ai quali furono consegnati una trentina di carri e altri 3 nella loro versione da recupero. Ad oggi ovviamente lo F40 non è più in vendita, essendo al giorno d'oggi una macchina molto obsoleta e di vecchia concezione, ma che rappresentò comunque un buon tentativo da parte del nostro paese di proiettare una certa influenza sul mercato estero.
Nella prima parte del video ho specificato più volte che questo progetto è di chiara ispirazione al Leopard 1, di conseguenza il layout del veicolo è praticamente lo stesso. Abbiamo quindi un motore posizionato nella parte posteriore dello scafo, lo scomparto di combattimento nella sua parte centrale e la zona adibita alla guida nella parte anteriore. Analizziamo adesso però nel dettaglio i vari scompartimenti. Partiamo da ciò che faceva muovere questo bestione, ovvero il suo motore. Parliamo in questo caso di un motore diesel Fiat V10 costruito sul licenza che eroga 850 cavalli di potenza, collegato ad un cambio completamente automatico con convertitore di coppia idraulico. Le marce sono selezionate elettricamente con opzioni per 4 marce in avanti e 2 retromarce. In caso di guasto elettrico, tra l'altro, era anche possibile utilizzare un override manuale per la seconda marcia e questa combinazione forniva comunque un rapporto peso-potenza di 19 cavalli per tonnellata. Grazie a questo comparto motoristico il carro poteva quindi muoversi ad una velocità massima di circa 60 km/h su strada. Il serbatoio invece poteva contenere su per giù 1000 litri di carburante che erano capaci di far raggiungere al mezzo un'autonomia di 600 km, mentre per quanto concerne il sistema delle sospensioni diciamo che era costituito dalle classiche barre di torsione indipendenti con 7 ruote portanti per lato e ammortizzatori idraulici installati sulle prime 3 e ultime 2 ruote, garantendo così una buona mobilità e stabilità su terreni variabili. Mettendo dunque in comparazione questo sistema propulsivo e quello dei Leopard 1, vi dico senza problemi che i due sistemi sono molto simili, se non quasi identici, equiparando le prestazioni del progetto italiano a quelle del felino germanico. Passiamo però adesso allo scafo, ovvero la struttura che si occupa di tutto ciò che riguarda la protezione del carro e del suo equipaggio e, perché no, anche l'estetica del cingolato in sé per sé. In questo ambito c'è solo da elogiare il nostro mezzo, in quanto è risaputo che la sua corazzatura è la leggermente migliore rispetto al Leopard 1, ma per capire meglio il perché dobbiamo specificare alcune cose. Tenete conto infatti che il Leopard 1 enfatizzava la mobilità e la potenza di fuoco, accettando quindi una corazzatura relativamente leggera. Lo scafo e la torretta erano realizzati in acciaio saldato. La corazzatura frontale dello scafo non superava i 70 mm, mentre lo spessore della torretta variava a seconda della posizione e dell'angolazione. Questa scelta progettuale rifletteva la convinzione che la protezione passiva non potesse contrastare efficacemente le moderne minacce anticarro, privilegiando quindi la mobilità per evitare i colpi nemici. L'UF40 invece, sebbene si basasse sul design del Leopard 1, introduceva miglioramenti nella corazzatura. La struttura dello scafo e della torretta era ottenuta mediante saldatura di lastre d'acciaio con inclinazioni studiate per migliorare la protezione balistica, soprattutto sul lato frontale, anche se purtroppo le specifiche esatte dello spessore della sua corazzatura non sono dettagliatamente documentate, o almeno io non ho trovato fonti al riguardo. Ma sempre parlando dello scafo, diciamo che esso dotava il mezzo di sistemi antincendio automatico, di un portello di fuga nel pavimento, di sistemi di estrazione di fumo nella camera di combattimento, oltre che alla classica protezione NBC, ovvero nucleare, batteriologica e chimica. Molti di questi sistemi erano presenti anche nel Leopard e quindi anche da questo punto di vista non abbiamo un vero e proprio carro migliore, diciamo. Passando ora alla parte fondamentale di tutti i carri, ovvero la torretta, partiamo con l'armamento. Esso, nello F40, era costituito, oltre che dalle due classici mitragliatrici antifanteria e antiaerea da 7,62, da un cannone da 105 mm rigato sviluppato dall'Auto Melara, simile all'M68 ma più compatto e con un sistema di rinculo semplificato rispetto al cannone L7 britannico. Era compatibile con le relative munizioni NATO e aveva una gittata stimata di 6 km, anche se, almeno nella versione MK1, non era stabilizzato. Anche in questo caso il cannone del Leopard si rivelerà equivalente in termini prestazionali, non tanto per il modello di arma in sé per sé, quanto piuttosto per la presenza dello stabilizzatore installato nelle versioni più recenti del mezzo, tecnologia che verrà installata anche nel nostro carro, però nella versione MK2. È però nei sistemi e nel comparto tecnologico che vediamo piccole differenze tra i due contendenti. Se infatti le prime versioni di Leopard 1 presentavano un tipo di elettronica e tecnologia abbastanza basilari, fin dalle prime iterazioni dello F40 vediamo l'introduzione di avanzati sistemi ottici e di controllo del fuoco sviluppato dalle officine Galileo. La postazione del comandante fu inoltre dotata di un mirino panoramico giorno-notte VS580B, stabilizzato in modo indipendente con un ingrandimento 8x, sviluppato congiuntamente con la SFIM francese. Il cannoniere invece utilizzava un mirino telescopico 8x C125 per sparare dal cannone principale e dall'MG coassiale. Questo mirino è coallineato con un telemetro laser Selenia VAQ33, che ha una portata effettiva da 400 a 10.000 metri. Una caratteristica fondamentale in un ipotetico teatro operativo era la capacità, poi riproposta anche sulla B1 Centauro e il C1 Ariete, di poter controllare la direzione del cannone direttamente dalla postazione del comandante, scavalcando quindi l'artigliere.
C'è da dire che anche il Leopard 1 aveva comunque questa possibilità, ma il fatto che anche nel nostro carro essa fosse già presente di serie rappresentava solo che un punto a favore, senza considerare la variante MK2 del nostro carro, la quale presentava numerose accortezze che non facevano altro che migliorare e potenziare ulteriormente quelle che erano le prestazioni generali del mezzo. Tra le modifiche più note ritroviamo ad esempio un sistema di controllo del fuoco migliorato, che includeva finalmente il già citato stabilizzatore del cannone principale a doppio asse e sensori migliorati. L'MK2 aveva anche un periscopio giorno-notte migliorato per il comandante, un mirino anch'esso migliorato con ingrandimento variabile da 7x a 14x per il mitragliere e una telecamera LLL TV montata sulla torretta che fornisce una visuale notturna fino a 2 km, con la possibilità di trasmettere le immagini ai monitor sia nelle postazioni dell'artigliere che del comandante. Per chi se lo stesse chiedendo, tutti i carri inviati agli Emirati Arabi Uniti vennero configurati nella versione MK2, perché noi vogliamo solo il meglio per i nostri clienti. Altre varianti note del nostro mezzo sono ad esempio il modello MK2 MTCA, ovvero un prototipo equipaggiato con un motore più potente, appunto l'MTCA, che aggiungeva 170 cavalli in più, portando quindi il tutto a 1000 cavalli di potenza, aumentando quindi la mobilità generale. Abbiamo anche il cosiddetto MK2 Thetis, un UF40 Mark II sperimentale dotato di un mirino termico Thetis e di una corazzatura extra attorno alla torretta del carro. Così come per il Leopard, anche noi realizzammo la versione antiaerea del nostro carro denominata OF40 SPAAG, o SPAG se volete, acronimo che sta ad indicare Self-Propelled Anti-Aircraft Gun, ottenuto sommando lo scafo del cingolato italiano con una torretta apposita dotata di 2 cannoni a tiro rapido da 35 mm. Questo veicolo però non venne mai prodotto, sebbene rappresentasse un mezzo molto interessante. Un destino differente lo ebbe il famoso Palmaria, un semovente d'artiglieria con cannone da 155 mm utilizzato anche in Libia in tempi recenti. Anche i nostri clienti mediorientali sfruttarono parti dell'UF40 per realizzarne delle varianti o addirittura dei mezzi concettualmente differenti, mezzi come ad esempio il Sabiex HIFV, un prototipo di veicolo da combattimento per fanteria pesante sviluppato da scorte rimanenti di UF40 Mark II e che utilizza una torretta di BMP-3. Il mezzo può trasportare 5 fanti più 2 operatori, pesa 35 tonnellate senza la torretta e 45 con la torretta. E detto questo abbiamo definitivamente concluso con la disamina di questo progetto tutto italiano. Dell'impiego operativo non ho molto da dire in effetti, in quanto, a quanto si sa, non ha mai partecipato a veri scontri in veri teatri operativi. Ma quindi questo carro aveva tanto potenziale? Sì. Era effettivamente una scopiazzatura del Leopard 1 tedesco? Sni. Sebbene infatti le somiglianze siano evidenti, non mi sento di attribuire a questo progetto un appellativo risultante quasi denigratorio, bollandolo quindi come piuttosto un leggero miglioramento del Leopard 1, parlando nello specifico della corazza. La sua progettazione non è stata quindi una mera copia del Leopard 1, ma piuttosto un tentativo di evolvere il concetto di base per soddisfare le richieste del mercato globale, soprattutto per paesi in cerca di un carro armato moderno ma a costi contenuti. Tuttavia lo F40, pur essendo un progetto valido, non riuscì a raggiungere la stessa diffusione e il successo del Leopard 1. La differenza di approccio nella protezione e la maggiore attenzione alla mobilità del Leopard 1, unita a un sistema di armamento più stabile e versatile, gli permetteranno di consolidarsi come uno dei carri armati più iconici del suo tempo, mentre lo F40, purtroppo per noi, rimase in gran parte confinato a pochi paesi e non riuscì mai a superare la barriera della produzione su larga scala.